Buonasera a tutti, torneo CNB Members 3KO, siamo arrivati al 10° turno. Oggi vediamo la partita tra Giorgio Castellano e Marco Tamigi, che sono in testa al torneo con 8 vittorie e una sconfitta. Inseguono Alberto Furlanetto, Giuseppe Puligheddu e Michele Muratori con 2 sconfitte. Quindi scontro al vertice, chi vince questa partita rimarrà al comando da solo. Partita è iniziata, ci colleghiamo subito. Giorgio gioca bottom con le pedine nere, Marco top con le pedine bianche. Parte Giorgio con un 6-4, ottimo doppio 1 di Marco. E buon doppio 1 per Giorgio. Quindi posizione direi abbastanza equilibrata. Quattro 3, sì, penso che sia la scelta migliore. Sei 4, qui può scappare, direi preferibile. Quattro 1 fa casa 9 importante e splitta il runner. Quattro 2 direi casa 4. Cinque 3 prova a scappare, non vedo di meglio, ma 3 4 colpisce e fa casa 9. Quindi direi buon vantaggio per Giorgio, doppio 6. Questo direi che è un double molto forte, probabilmente un drop, ma comunque Giorgio ha lo struggler da portare avanti. Infatti era un leggero drop. Doppio 3, qui può fare il prime da 6 o casa 3. Penso che farei il prime da 6. Qualche gammon in meno, ma sicuramente molte vittorie in più. Invece no, il full prime è sbagliato. Se 2 qui colpirei. Non so se avrei colpito 2 pedine. Cinque 2 può colpire 2 pedine, un po' rischioso, o fare casa 4 in testa, mi piace di più.
perché costruisce casa e prova a costruire un prime, e anche questa dà buone possibilità, anzi forse anche migliori, di costruire un forte prime. Qui l'ideale per Giorgio è danzare perché ha un prime da 6 e quindi deve sperare che Marco smonti il suo prime. Se invece dovesse tirare un 6-1, 2-6, no, 2-6 sarebbe ottimo, 6-1 è il tiro peggiore. Questa non è una scelta facile, probabilmente deve colpire. 6-1 eccezionale per Marco, che adesso ha la possibilità di un redouble. Potrebbe essere too good. Io penso che incasserei. Qui non vedo possibilità di take per Giorgio. 2-0 per Marco. 4-1, 24-20 e 8-7. Marco ricolpisce. Rientra e colpisce. Doppio 5, ottimo tiro. Colpisce due pedine. 4-3 farei casa 10. Quattro due colpisce sicuramente. Giorgio è parecchio in ritardo in corsa, ha tre pedine, quattro pedine indietro contro una. Qui penso che giocherei 23-18 e 13-7. Questa è la possibilità di fare l'ancora sul bar point di Marco. Marco colpisce, ma Giorgio ricolpisce, riequilibrando la posizione. Adesso ha 4 pedine indietro contro 2 di Marco, ma la struttura è migliore. Non penso che lascerei l'ancora. 11 pippe di vantaggio per Marco, 6-5.
direi 23-17 e 16-10. Questa mi piace di meno, però è corretta per non. Cinque 2 per Giorgio. Non avrei lasciato il tiro diretto. 4-2 aveva tiri migliori Marco. Allora Marco è avanti in corsa e ha una pedina indietro contro 3 pedine indietro di Giorgio, ma Giorgio ha una struttura migliore. Qui casa 2 in testa. Re 2. Qui può giocare 21-16 o scendere con 2 dal mid. Qui adesso ha 5 costruttori per la casa 5, ma è indietro di 11 pip. Giorgio Cuba. Direi che è un take. 3 pedine indietro per Giorgio. Non sono sicurissimo del double. Però Marco ci sta pensando. Passa ed è un take invece. Però il doppio era corretto. Par point. Ancora avanzata per Marco. Sei 5, direi 2 down dal mid. Giorgio ha una posizione molto rigida. Doppio 6 per Marco. Tiro ottimo, passa netto vantaggio in corsa. Sono 11 pip di vantaggio, per me questo è un double molto chiaro. Penso che passerei. Giorgio non ha un'ancora. La struttura di Marco è molto buona ed è un corretto double drop. 3-1 per Marco. Quattro 3 casa 5. E qui forse avrei colpito 2 pedine. Ottimo doppio 6 per Marco.
2 down. Questo è un double. 4 costruttori per la casa 4, 26 pip di vantaggio. Era un drop netto. Giorgio mette un blunder. Quattro 1 per Marco. Qui può colpire o fare l'ancora. Preferirei ancorarmi. Non è una scelta facile. Giorgio colpisce, ma era preferibile l'ancora, il golden point. Ottimo doppio 5 per Marco. Doppio 2. Corsa abbastanza equilibrata. Marco ha il golden point. Però Giorgio ha portato in salvo i suoi runner. Adesso il vantaggio è netto. 25 pip di vantaggio. Per me questo è un double, ma un take abbastanza chiaro. Giorgio non cuba. Marco può colpire. Un po' rischioso. Adesso il double di Giorgio è molto chiaro, 26 pip di vantaggio. Il portiere mi sembra più una debolezza che una forza. Comunque un take. Infatti Marco decide di liberarsi del portiere. 21 pip di vantaggio. Ventidue pip di vantaggio per Giorgio.
Qua 19 pip di vantaggio molto netto per Giorgio, ma doppio 5, solo 5 pip di vantaggio. La corsa è abbastanza equilibrata. Doppio 6 di Marco eccezionale. Questo è un direi un redouble, è un redouble drop, direi. 6-1 per Marco, ottimo inizio per Marco. Due 1 casa 5 sicuramente. Giorgio colpisce. Ottimo doppio 2, colpisce 2 pedine e va sul 21. Doppio 1, qua può fare casa 4, ma preferirei l'ancora sul 21, bar point e 6-5. Sembra una scelta più equilibrata. Tredici pip di vantaggio per Marco, una pedina indietro contro 2 di Giorgio. Ma Giorgio ha una buona struttura, un prime da 4 e adesso ha la possibilità di colpire lo struggler di Marco. Quattro 1 non è un gran tiro. Allora, Marco ha una pedina sul bar, però ha una buona struttura. Giorgio cuba, direi che è ancora un take. Giorgio danza, 2-1, prime da 5. Doppio 1. Non è un tiro comodissimo. Cinque 4 per Marco.
Allora, Marco ha una pedina arretrata dietro un prime molto forte. Questo doppio 4 non è una buona notizia per Marco. Doppio 2 eccezionale per Giorgio. E i 5 qui la scelta è tra fare casa 3 o colpire la terza pedina. Blunder di Giorgio. Era molto importante fare la quinta casa. 5-4, copre casa 3 e colpisce. Giocherei 21-15 e 10-9. Marco ricolpisce, qui doppio 4, farei lo switch. Non può permettere a Marco di ancorarsi. Rientra con una pedina, ma i gammon sono tantissimi. Pick and pass. Altro pick and pass. Direi tantissimi gammon per Giorgio. Non penso che possa evitare il gammon. Beh, qualche possibilità di evitare il gammon c'è. Sono 4, 6, 8, 10, 12, 13 crossover. Diciamo che Giorgio è nettamente favorito a vincere un gammon. Quattro, 6, 7 crossover. Doppio 5. Adesso se non tira un doppio Giorgio, Marco ha salvato il gammon.
Marco sta giocando sotto i 4, Giorgio a 6. Sei 3 per Marco. Buon doppio 6 per Marco. Sì, questa direi che è la migliore. Passa in vantaggio in corsa, ma Giorgio ha una struttura migliore. 13-5. Ottimo doppio 4 di Giorgio, direi viene avanti dal 18. Questo secondo me è un too good. Sette pippe di vantaggio, questo è un cubo. Direi che è un drop molto netto. 6-4 per Marco. Questa non la capisco. Buon vantaggio di Giorgio che ha il golden point. Adesso doppio 6 e si prepara a cubare. Casa 4 per Marco. Però questo per me è un double ed è anche un drop. Sono 24 pip di vantaggio. Ha portato Giorgio il runner in sicurezza. Marco non ha un'ancora. Secondo me non ci sono i margini per accettare questo cubo. Marco accetta, ma è un blunder. Sinceramente non mi piaceva la posizione. Doppio 5 migliora la corsa, ma ha un deuce point game che non offre grosse prospettive. Troppo rischioso secondo me scendere dal mid. Lascia i 3-5-3-6. 4 tiri. A me sono un po' troppi in questa situazione. Invece no, la scelta è corretta. Giocherei 9-5.
6-2, tiro pessimo per Giorgio. Marco colpisce. Adesso se Giorgio non ricolpisce, direi che è un redouble drop. Mi sembra un double drop molto chiaro. Otto 4 per Marco. I due giocatori stanno giocando poco sopra i 5. Ottimo doppio 6 per Giorgio, che adesso è in netto vantaggio in corsa, 17 pip. Secondo me ha un double molto chiaro. Doppio 3, ottimo, colpisce e direi che fa casa 3. Marco danza. Qui può fare casa 4, ma un po' rischioso. Nuovamente grosse possibilità di gammon per Giorgio. Ma Marco si ancora. Diciamo che possibilità di gammon per Giorgio sono superiori al 30%. Quattro 2. O 6 4. Preferirei 4 2.
Ottime possibilità di gammon per Giorgio. Però 2-1 non è il massimo, giocherei dal 4, 4-3, 4-2. Giorgio non sta tirando benissimo. Marco adesso ha buone possibilità di evitare il gammon. Qui penso che non scapperei perché possibilità di evitare il gammon sono alte e c'è la possibilità comunque di colpire con una 6-2, 5-2, 4-2, 3-2. Però è corretto scappare. Gammon per Giorgio che si porta sull'8 pari. 5 away, 5 away. Casa in testa. Se il 4 colpisce, e qui 20-14, non vedo di meglio. Perché 13-7 non duplica niente. 8-2 non mi piace. Grosso vantaggio in corsa per Marco. Però doppio 6 di Giorgio. Che si porta a sua volta in vantaggio in corsa. Ha anche una buona struttura. Doppio 5 eccezionale. E qui secondo me è un double molto forte per Giorgio. E penso anche che sia un drop. Azione di cubo corretta, double drop. Due giocatori stanno giocando a 4 e 5. Marco fa i 2.4, offensivo e difensivo. No, non scapperei, l'ancora mi sembra importante.
Invece no, è corretto. 4-2, viene punito, casa in testa. Qui Giorgio ha una buona struttura, ma è indietro in corsa, ha 2 pedine indietro contro una pedina indietro di Marco. (22 pip di vantaggio per Marco). Ottimo doppio 3 per Marco. Forse avrei fatto casa 5 e casa 3 lasciando il blot. Marco è indeciso sulla scelta migliore. (14 pip di vantaggio per Marco). Direi 13-6. (4-2), ottimo tiro di Marco. Questo è un double fortissimo, è un drop, potrebbe essere too good. Questo direi che è un double drop. 17 pip di vantaggio, 9 pari, 4 away, 4 away. Ottimo doppio 1 di Marco. Ma questo mi sembra un po' prematuro. Stake mi sembra molto netto. Infatti il double è anticipato. (5-3) fa il prime da 4 e viene avanti col runner. Però le 2 pedine sull'1 non sono una forza.
23-21 mi sembra una scelta obbligata, non so se uscirei sul 16. Qui è importantissimo il possesso del cubo da parte di Giorgio. 4-1, colpirei le due pedine. E questo secondo me è un redouble molto molto forte. Giorgio ci pensa, due giocatori hanno ancora 6 minuti, non cuba, secondo me è un errore, avrei ricubato. Giorgio colpisce. E qua redouble nettissimo. Secondo me è un droppo, il take point è il 33%. Non può secondo me accettare. Giorgio ricuba. 11 pip di vantaggio, l'ancora molto più avanzata, due pedine sulla casa 1 per Marco che rendono molto più difficile giocare, peggiorano notevolmente il timing. Marco passa correttamente e Giorgio non ha missato, contrariamente a quanto pensavo. Adesso siamo 2 away for away. E qui Marco avrebbe dovuto cubare immediatamente al secondo tiro, dopo il 3-1 iniziale. Anche questo è un double netto. Molto strano che un giocatore dell'esperienza di Marco non cubi in questa situazione. Qui 20 pip di vantaggio per Marco, ma la situazione non è gammonish. Marco cuba. E secondo me questo però può essere ancora un take, perché i gammon sono pochissimi. In situazione gammonless il take point per il two way è il 20%, quindi abbastanza basso. Posizione di Marco è abbastanza rigida. Giorgio passa, è corretto, però abbiamo ben 3 miss di Marco che, ripeto, difficilmente spiegabili. No, no,
questa non mi piace, infatti è un blunder, troppo prudente, troppo passiva la mossa di Giorgio. I due giocatori non stanno giocando al meglio, sono giocatori che possono giocare molto molto meglio. Ma se anche da loro c'è il caldo che c'è qua, penso che possa influire negativamente. Ma avrei fatto casa 3. Mi trovo molto spesso in disaccordo con le scelte dei due giocatori. Qui Giorgio è 2 away, 3 away, ha una struttura molto buona con l'ancora nel golden. Ottimo doppio 5 per Giorgio. 7 pip di vantaggio. Qui il take point è il 25%, posizione gammonless. Ancora un po' presto per cubare. 5-4 è buono. 5-1, questo probabilmente è un cubo. Sono 10 pip di vantaggio, cubo nettissimo. Cubo nettissimo. Take molto dubbio. Sono 5 crossover per Giorgio, 7 crossover per Marco. Secondo me questo è un drop, non penserei un istante al posto di Giorgio per cubare. Comunque Giorgio cuba, in realtà ha 5 minuti di tempo. Marco accetta senza esitazione. Non sono per niente convinto. E infatti il take è un blunder. Ricuba 4, questo sarà l'ultimo game del match. Ottimo doppio 3 di Giorgio, che adesso è favoritissimo per vincere il game e il match. Giocherei 5-4. Pochissime possibilità per Marco, però 6-5 è un ottimo tiro. Doppio 5 chiude il game e il match. Quindi Giorgio ha giocato a 5, Marco sopra i 6. Giorgio rimane in testa da solo con una sola sconfitta.
rimangono 4 giocatori invece con 2 sconfitte, uno è Marco, poi Alberto Furlanetto, Michele Muratori e Giuseppe Puligheddu. Uno di questi giocatori avrà il bye e gli altri 4 si affronteranno tra loro. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.